Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video andrò a parlare di un argomento importantissimo, ovvero la conservazione sicura delle proprie criptovalute. Vi sentite in ansia per come state conservando al momento le vostre criptovalute? Oppure volete imparare tutto quello che c'è da sapere e magari anche qualche metodo innovativo? Allora questo è il video che fa per voi. E se ho azzeccato, mettete un bel mi piace e non fatevi fregare come la cassaforte alle mie spalle. Benissimo, ma prima di proseguire voglio anticiparvi che in questo video parlerò di un metodo estremamente sicuro e anzi che definisco inattaccabile, ma che non si tratta di un hardware call wallet, giusto per stuzzicare un po' la vostra curiosità. Inoltre tengo a precisare che in questo video parlerò solamente delle soluzioni wallet a disposizione e non dei metodi di conservazione della frase segreta. Per questo argomento dedicherò un video, possibilmente il prossimo, in cui esporrò qual è il mio metodo personale di conservazione della frase segreta e quali sono in generale, diciamo, le pratiche più sicure da utilizzare. E per spiegare al meglio l'argomento nel modo più completo possibile, ho creato questa mini guida che potrete scaricare gratuitamente e la troverete allegata al video. Ovviamente non andrò a ripetere parola per parola quello che è esposto nella guida, cercando invece semplicemente di arricchirne il contenuto. Comunque le informazioni più importanti le trovate al suo interno, quindi vi consiglio di scaricarla e di leggerla. Lo scopo primario della guida comunque è quello di essere comprensibile, ma soprattutto utile, sia agli utenti esperti che agli utenti meno esperti. È spiegata quindi con parole estremamente semplificate e anche ragionamenti semplificati che tralasciano tutto l'aspetto tecnico, ma contiene comunque informazioni importanti e innovative che possono rivelarsi utili ad entrambe le tipologie di utenze. Ed eccoci finalmente all'inizio della guida, lo storage sicuro delle proprie criptovalute. Ovviamente per storage mi riferisco ai crypto wallet, ovvero quei portafogli digitali che ci permettono la conservazione dei nostri fondi in modo decentralizzato. Che cos'è un crypto wallet? Cerco di spiegarlo con parole estremamente semplici, come dicevo prima. In pratica è un portafoglio completamente digitale e decentralizzato che permette la conservazione sicura dei propri fondi sotto forma di criptovaluta. Che cosa significa decentralizzato? Significa che non ci sono intermediari che hanno il controllo sui nostri fondi. L'unica entità che può avere controllo sui fondi è l'utente stesso, quindi il proprietario del wallet. Facendo quindi un'analogia, per esempio, con un'applicazione bancaria, notate subito che c'è una differenza fondamentale. L'applicazione bancaria è di proprietà della banca, che ne ha anche il controllo. Anche i fondi si trovano depositati su un ente centralizzato, controllato da terzi. Ne consegue che con un'app bancaria viene meno l'esclusività di controllo dei propri fondi e del proprio portafoglio e anche la libertà di utilizzo. E questo ovviamente ci espone a particolari rischi tipici di un ente centralizzato come una banca. Quindi in definitiva, meglio una bancaria o un wallet? Beh, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere. Quando si parla di criptovalute ci si espone anche alla loro volatilità, anche se effettivamente esistono soluzioni, come per esempio le stablecoin, che hanno un valore stabile e ancorato a quello del dollaro. Per esempio, la più famosa è USDT, che ha proprio dei dollari reali, diciamo, alle spalle, per mantenere questa stabilità. E poi esistono delle soluzioni algoritmiche che invece si basano su criptovalute volatili, come per esempio Bitcoin, per mantenere il valore uno a uno con quello del dollaro, tramite dei complessi algoritmi. Va assolutamente precisato però che entrambe le soluzioni algoritmiche e non sono esenti da rischi. In Europa siamo abbastanza fortunati perché abbiamo una valuta stabile come l'euro e quindi possiamo dire che i rischi di perdita totale del valore dell'euro sono bassissimi, si può dire anche vicini allo zero, però in altri paesi, diciamo meno civilizzati, la valuta nazionale potrebbe addirittura perdere totalmente il suo valore e in questi casi le criptovalute, volatili e non volatili, potrebbero essere una soluzione molto più conveniente. Cerchiamo ora di capire cosa sono le chiavi del wallet, importantissime ovviamente perché stanno alla base del funzionamento del nostro portafoglio. Sono sostanzialmente due, la chiave pubblica e la chiave privata. La chiave pubblica serve a identificarci sulla blockchain. Possiamo immaginarla come una sorta di coordinata che serve a trovare il nostro portafoglio sulla blockchain. Quindi principalmente
per inviarci i fondi oppure per verificare il saldo e il contenuto del wallet stesso. La chiave privata invece è ovviamente l'elemento più importante e sensibile. A cosa serve? Serve in pratica, semplificando, a confermare le transazioni e quindi l'utilizzo dei fondi all'interno del wallet. Va conservata con moltissima attenzione e non andrebbe mai visualizzata su un dispositivo online, solo magari in determinati casi. Per dispositivo online, ovviamente, intendo un dispositivo connesso ad internet, sia che si tratti di un telefono oppure di un PC. Inutile dire che chiunque venga in possesso della nostra chiave privata sarà in grado di confermare le transazioni e quindi di utilizzare i fondi all'interno del nostro wallet. La chiave privata, inoltre, è generalmente conservata in modo criptato nel wallet stesso, sia che si tratti di un hot wallet, ovvero di un wallet che risiede su un dispositivo connesso online, connesso ad internet, che nel caso di un cold wallet, ovvero un wallet che risiede su un dispositivo offline. Tipologie di wallets, ne abbiamo sostanzialmente tre: i software hot wallets, di cui abbiamo parlato brevemente, poi ci sono gli hardware wallets, cold wallets, che sono la stessa cosa, hardware cold wallets, e poi abbiamo i software cold wallets, di cui fa parte anche la soluzione che vi mostrerò poi alla fine. E poi c'è la grande domanda: lascio i fondi sugli exchange? Allora ragazzi, molto semplicemente, se lasciamo i nostri fondi, una grande quantità di fondi su un exchange, ci esponiamo alle classiche vulnerabilità di un ente centralizzato. Equivale praticamente alla banca, quindi ci esponiamo alle stesse vulnerabilità, ma con un rischio maggiore. La banca infatti è un ente regolamentato e inoltre siamo assicurati comunque fino a un certo valore, che se non ricordo male è intorno ai 100-120 mila euro. Invece, tornando agli exchange, generalmente non abbiamo garanzie sui fondi depositati. Quindi, per esempio, se abbiamo depositato 100.000 euro su un exchange e l'exchange fallisce o viene attaccato da un hacker, oppure ci sono dipendenti disonesti, cose di questo tipo, rischiamo proprio di perdere i nostri fondi per sempre. Pensiamo, per esempio, a quello che è successo a FTX e ai suoi utenti, che probabilmente non hanno ancora ricevuto nessun rimborso, nessun risarcimento. Altre vulnerabilità che posso citare e che sono in comune sono per esempio la censura, ovvero il blocco dei nostri fondi, quindi l'impossibilità di utilizzare e di muovere i nostri fondi, che può accadere sia su un exchange che su una banca, ma ovviamente su un exchange è più probabile, anche se ovviamente non è una cosa che capita tutti i giorni. E poi ovviamente ci sono i problemi più banali, come per esempio le manutenzioni che ci impediscono in modo temporaneo di effettuare operazioni. Per esempio, se la nostra banca sta facendo una manutenzione sull'applicazione, noi non saremo in grado di fare bonifici per 2 o 3 giorni. Questo può creare dei problemi che invece, per esempio, con Bitcoin sono quasi impossibili. Ed eccoci alla prima tipologia di wallet, i software hot wallet. Come mi ha detto prima diverse volte, hot wallet significa che risiedono su un dispositivo online, quindi connesso ad internet. Quindi non è una soluzione sicuramente adatta per il deposito a lungo termine delle proprie criptovalute e invece si presta molto bene per operazioni temporanee e depositi temporanei come quelle di finanza decentralizzata. La cosa più importante da considerare è sicuramente il primo avvio del wallet, cioè quando visualizzeremo la nostra seed phrase, ovvero la frase segreta del nostro wallet. Infatti la staremo visualizzando su un dispositivo online. Quindi dobbiamo essere assolutamente sicuri che il dispositivo sia libero da virus, prima di tutto, e in certi casi potremo anche visualizzarla offline connettendoci successivamente alla visualizzazione. Ovviamente dobbiamo stare attenti anche al wallet che andremo a utilizzare. Dovrà essere ovviamente un prodotto affidabile. E ora parliamo di una soluzione molto dibattuta, gli hardware cold wallet. Che cosa sono? Sono dispositivi hardware prodotti appositamente per conservare la nostra chiave privata in modo criptato all'interno di essi e trasmettere solo la firma della transazione e la chiave pubblica ad altri dispositivi tramite un protocollo di comunicazione, solitamente via USB o Bluetooth. Sembrano davvero inattaccabili, ma in realtà non lo sono. Perché? Perché potrebbe esserci comunque un bug nel protocollo di comunicazione che può esporre in qualche modo la nostra chiave segreta, mettendo nuovamente a rischio la sicurezza dei fondi che noi abbiamo depositato sul cold wallet. Va considerato prima di tutto che ci stiamo affidando a un prodotto di terze parti che potrebbe presentare delle vulnerabilità e che potrebbero addirittura essere sfruttate
da diciamo personale interno, quindi persone che lavorano all'interno dell'azienda produttrice. Non si possono quindi considerare con certezza dei prodotti sicuri al 100%. Un altro problema è il supporto. Se noi vogliamo detenere diverse criptovalute, quindi non solo Bitcoin, ma per esempio noi vorremmo detenere anche Cardano, anche Ethereum Classic o altre meno famose, non è detto che siano tutte supportate dal particolare hardware wallet. Il supporto di determinate criptovalute dipende infatti dall'azienda stessa, che se per qualunque motivo non lo vuole o non lo può supportare in quel determinato momento, noi non lo possiamo depositare. Inoltre gli hardware wallet sono piuttosto costosi. Praticamente ho elencato solo difetti, ma in realtà devo essere un pochino più onesto, poiché gli hardware cold wallets sono certamente una soluzione molto più sicura rispetto ai software hot wallets ed è anche la soluzione più diffusa per lo storage sicuro delle nostre criptovalute. Possiamo dire che sono abbastanza sicuri, o meglio che possiamo restare abbastanza tranquilli se stiamo utilizzando questa soluzione. Anche io in effetti la sto utilizzando per determinate criptovalute. Ma esiste una soluzione ancora più sicura degli hardware cold wallet? La risposta è sì, i software cold wallets. Si tratta di una soluzione ancora di nicchia, ancora poco conosciuta e con poche implementazioni di conseguenza, ma è sicuramente la più sicura e probabilmente anche la più economica. Tra tutte le implementazioni di questo metodo che ho trovato, secondo me la migliore è quella sviluppata dall'ecosistema Ergo. È tanto semplice quanto efficace e soprattutto è completa, cioè funziona praticamente con tutte le operazioni. Alla fine gli elementi su cui si basa sono pochi e sono efficaci soprattutto, ovvero si basa sulla fotocamera dello smartphone e sui QR code e possibilmente, io almeno nel mio caso, sull'impronta digitale. Dopo un certo periodo di testing posso sicuramente affermare che questa soluzione è estremamente più semplice e utilizzabile rispetto ad un hardware cold wallet che spesso ha un'interfaccia molto macchinosa. Il meccanismo alla base è veramente semplice. Tutto ciò che ci serve è un telefono di backup, magari un telefono vecchio di qualche generazione fa che abbiamo nel cassetto e che quindi non utilizziamo più. Noi possiamo ridare vita a questo dispositivo e farlo diventare in pratica un hardware cold wallet. Comunque il funzionamento è semplicissimo. In pratica noi dovremo installare un software wallet sia sul dispositivo che utilizziamo tutti i giorni, quindi il nostro smartphone, che sul dispositivo che abbiamo nel cassetto e che non utilizziamo più. Da una parte, quindi sul dispositivo online, quello che utilizziamo tutti i giorni, installeremo un wallet di sola lettura, mentre dall'altra parte installeremo praticamente il wallet vero e proprio, ma l'installazione la faremo praticamente offline, attraverso un pacchetto Android. Il dispositivo offline rimarrà sempre offline, quindi non sarà possibile in alcun modo estrarre la chiave segreta tramite dei bug. L'unica comunicazione avviene tramite dei QR code, che però passano solo la firma della transazione e non la chiave segreta. L'unico modo con cui un malintenzionato potrebbe accedere alla nostra chiave privata sarebbe praticamente mettere mano fisicamente sul dispositivo. Ma anche una volta messa mano sul dispositivo si troverebbe di fronte a due sistemi crittografici che proteggono la chiave. Tuttavia bisogna considerare che al momento questo wallet è compatibile solo con la blockchain di Ergo. Ne consegue quindi che al momento è possibile depositare solo Ergo e le altre criptovalute, i token dell'ecosistema Ergo, tra cui anche, cosa interessantissima, il dollaro della blockchain di Ergo si chiama SIG-USD ed è di tipo algoritmico. Quindi abbiamo anche una soluzione stablecoin a disposizione. Non appena inoltre saranno rilasciati i bridge verso altre blockchain come quella di Cardano, di Ethereum e di Binance, sarà possibile anche depositare appunto la versione su Ergo di queste criptovalute. Quindi se noi possediamo Bitcoin potremo effettivamente conservarlo in questo wallet. E adesso che vi ho spiegato proprio tutto quello che c'era da sapere su questo argomento, vi lascio al tutorial di CW, uno sviluppatore dell'ecosistema Ergo, che vi spiegherà passo passo, anche con sottotitoli in italiano, come procedere all'installazione, alla configurazione del software cold wallet di Ergo di cui vi ho appena parlato. Vi consiglio inoltre la registrazione al suo canale interessantissimo
è veramente una persona molto in gamba, e anche l'iscrizione al mio canale, così non vi perderete le prossime uscite. E noi invece ci vedremo al prossimo video in cui vi parlerò dei metodi di segregazione della frase segreta e il mio metodo personale.